Oh, buongiorno, ciao amici, benvenuti a questo video. Siamo, come vedete alle mie spalle, a Motorbike Expo 2025 qui a Verona, dove andremo a visitare i vari padiglioni, circa 8. Motorbike Expo è la fiera della customizzazione e qui, credetemi, ne vedremo delle belle. E se siete curiosi di vedere cosa c'è all'interno di Motorbike Expo, seguitemi dopo la sigla, ma prima, come al solito, vi chiedo di iscrivervi al canale. Come fare? È semplicissimo, basta cliccare sulla parola iscriviti, mettete un like anche sulla fiducia e condividetelo anche con i vostri amici, così anche loro potranno vedere cosa c'è qui a Motorbike Expo e vedere questo bellissimo mondo. Bene ragazzi, allora pronti per entrare dentro i padiglioni? Bene, e allora sigla! E allora il padiglione 1 già si presenta come qualcosa di particolare, di spettacolare. Infatti, oltre alle auto customizzate, ci sono anche delle moto particolari che il visitatore si ferma per ammirare queste moto in tutto il loro splendore, ma soprattutto in tutta la loro particolarità. Come ogni anno anche qui a Motorbike Expo non poteva mancare l'esposizione di auto particolari e customizzate appunto per l'occasione. Il padiglione 2 è un padiglione dedicato al merchandising, ma non è il classico merchandising che si trova dappertutto, ma qui possiamo trovare dell'abbigliamento o comunque degli oggetti particolari e d'autore, se così si può dire. Ed effettivamente si possono trovare anche delle cose carine, anche perché ci sono degli oggetti vintage che difficilmente si possono trovare in giro per l'Italia. Beh, è ovvio, se vuoi trovare qualche oggetto per la tua customizzazione o qualche oggetto, qualche pezzo di cambio per la tua moto che non riesci a trovare, qui a Motorbike Expo c'è anche lo stand dove potete trovare quello che cercate. E se per caso non lo trovate, basta chiedere e sicuramente ve lo farà arrivare, ve lo farà trovare. Basta spendere soldi, Perché? imputtanate. Chi le ha detto che va customizzata soltanto la moto? Qui puoi customizzare il tuo casco, uno diverso dall'altro. Qui rigorosamente fatti a mano. Ovviamente qui a Motorbike Expo non poteva mancare Casa Indian, dove ama normalmente esporre tutti i suoi pezzi particolari, ovviamente tutti capolavori. Beh, ovviamente Casa Harley non poteva mancare a questo appuntamento qui a Motorbike Expo, anche perché l'Harley è una delle moto che si presta benissimo alla customizzazione e devo dire che il suo stand è quello più visitato dai visitatori. La Motec è presente con un suo allestimento dove propone delle soluzioni per fare lunghi viaggi, soluzioni che possono essere utili a per qualsiasi motociclista, per qualsiasi soluzione. Anche la Kawasaki propone i suoi gioiellini qui a Motorbike Expo e devo dire che anche il suo stand è ben visitato dalle persone amanti delle due ruote. Ovviamente la BMW è onnipresente, la troviamo in qualsiasi manifestazione motociclistica e mi sembra anche giusto, e qui sta proponendo delle soluzioni molto interessanti. Oltre al classico GS ci sono anche delle soluzioni molto importanti, molto curiose per quanto riguarda il mototurismo e il moto adventure. Certo che accanto alla BMW non poteva mancare la Wunderlich, che si occupa ovviamente di allestimenti speciali e particolari, e ovviamente con la Wunderlich si va a colpo sicuro e una BMW non può non essere allestita con la Wunderlich. Anche quest'anno qui al Motorbike Expo, come gli altri anni, è possibile acquistare una moto usata. Infatti è presente qui all'interno del padiglione un'area dove i venditori si incontrano con i compratori e devo dire che la scelta è molto ampia. Ma girando per la fiera qui al Motorbike, chi incontro i ragazzi di Motovacanze. Cos'è Motovacanze? Praticamente, se qualcuno vuole farsi una vacanza, non ha tempo di organizzare, non conosce il posto e si vuole affidare alla classica agenzia di viaggio,
Ci sono questi ragazzi qua di Motovacanze che sono specializzati in vacanze con le moto, e qui con me abbiamo una rappresentanza. Qui abbiamo il nostro presidente, giusto? Sì. No. Titolare, adesso una volta era presidente, adesso titolare. Eh. E mi chiamo Dino e sono 30 anni che faccio questo mestiere. Abbiamo 20 destinazioni o anche più nel mondo diverse, e poi mi faccio aiutare da tipo Valerio, hai capito? Ma fammi capire una cosa, se io volessi farmi un viaggio, non ho voglia e tempo di organizzarlo, voglio andare, che so, in qualsiasi parte d'Europa, dove posso andare? Cosa faccio con voi? Motovacanza organizza solo viaggi di gruppo. Io non do dei servizi individuali a qualcuno che vuole andare in giro da solo, però nei nostri viaggi di gruppo c'è la possibilità anche di viaggiare in maniera autonoma, perché io gli do le rotte per il telefono, le rotte per i navigatori, un roadbook dettagliato, per cui se uno si trova bene col gruppo e col capogruppo sta col gruppo tutto il giorno o in quel giorno, se no lui si fa l'itinerario che io gli ho consigliato, sempre stare attento di avere sempre il furgone dietro e non partire dopo, eccetera, e quindi lui si fa proprio la vacanza che vuole con i suoi tempi e sa che alla sera c'è già l'albergo prenotato, la cena prenotato, c'è la compagnia. E quindi è un modo di viaggiare che piace a molti, perché non sei obbligato a stare sempre tutti insieme, però non ti devi sbattere a cercare alberghi, trovare alberghi brutti, le tappe sono tutte state calcolate da gente esperta, per cui si fanno nei tempi giusti senza essere troppo lenti o troppo veloci, insomma una roba fatta con professione, itinerari spesso collaudati già tante volte, a volte qualcosa di nuovo c'è sempre, in quei casi c'è sempre un po' di avventura, qualche imprevisto, però. Quindi se io voglio farmi una vacanza, a sto punto devo solo pensare a mettere il culo sulla sella, riempire il serbatoio e affidarmi a voi? Più o meno sì, più o meno così. Oh ragazzi, non è una grande figata una cosa del genere? Allora facciamo così, io intanto mi vado a iscrivere al canale motovacanze.com, lì all'interno del canale ci sono tutti gli itinerari del 2025, giusto? 2025, contattate il responsabile di Motovacanze e lui sicuramente una soluzione ve la dà, o singola o di gruppo. Secondo me quando si viaggia in moto è meglio stare in compagnia, perché secondo me in compagnia si viaggia meglio, giusto? Sì, si viaggia meglio. Più che altro la sera c'è sempre qualcuno che ha sempre voglia di scherzare, è un clima più tranquillo, più sereno, torni a casa con un sacco di amici nuovi che poi li vedi anche dopo, è proprio un modo per socializzare soprattutto. Bene ragazzi, allora motovacanze.com. Oh, si dice che la panza non deve patire, e infatti qua per chi vuole c'è un'ampia area dove poter mangiare tranquillamente e scegliere quello che vuol mangiare. Peccato che per chi non ama la carne c'è poca scelta, pazienza. Piccola curiosità, uno di noi, una della comitiva, ha appena comprato un paio di guanti in una bancarella qui all'interno del padiglione e va per pagare, gli dà la carta di credito per pagare, risposta only cash e inoltre senza nessun scontrino. Porca miseria, ma sarà l'unico? Non lo so. In questo caso un'icona del passato come la Vespa si trasforma in un gioiello veramente unico ed originale. Qui al padiglione 9 è possibile vedere tutto ciò che ha a che fare con gli scooter e le vacanze in moto. Infatti ci sono diversi stand dove c'è la customizzazione degli scooter, della Vespa, ma anche diversi stand di agenzie di viaggio specializzate nelle vacanze in moto. Beh, andando in giro sempre per motobike non possono mancare le occasioni di incontro con delle persone un po' particolari, ovvero con delle persone che amano viaggiare e che hanno visto, non dico tutto il mondo, ma quasi. Infatti siamo qui con Andrea, ciao a tutti. Top Bike. Top Bike. Allora Andrea, viaggiare oggi in moto per il mondo, quali sono le problematiche e cosa consiglieresti a chi si vuole approcciare a questo modo di viaggiare, di far vacanza? È un mondo in continua evoluzione, lo scopriamo dai telegiornali tutti i giorni, ciò ha anche ripercussioni ovviamente per chi il mondo lo vorrebbe viaggiare in moto. Ci sono alcuni paesi che erano destinazioni tradizionali che purtroppo oggi non sono praticabili o non sono praticabili con la necessaria sicurezza,
è pur vero che al tempo stesso si sono aperti i confini di altre parti del mondo che fino a 10 o 20 anni fa erano inimmaginabili in moto, mentre adesso sono percorribili col massimo proprio della piacevolezza, della scoperta, dell'avventura. Ma dimmi una cosa, secondo te è meglio un viaggio in solitaria o un viaggio in gruppo? Allora, sono viaggi molto diversi, e che dire, l'ideale è fare viaggi con dei bei gruppi e quello credo che soprattutto se il viaggio è ben congegnato, che quindi equilibra i momenti diciamo in cui uno può ritagliarsi degli spazi per sé con quelli conviviali, rappresentano un bel mix. Viaggiare da solo è molto bello, bisogna essere portati perché comunque è un grande impegno psicofisico, e viaggiare in gruppo. Allora c'è da dire una cosa bella però, molto particolare, che nonostante pare di essere in un manicomio, un mondo con manicomio, quelli che vanno in giro in moto è una nicchia, una comunità di persone sempre molto belle, per cui la regola è che si formano gruppi anche di persone che non si conoscevano, che non hanno mai viaggiato assieme, che poi però formano squadre meravigliose, nascono amicizie grandissime, si passa assieme tempo molto molto bello. Anzi, come dice il detto, la felicità non è tale se non è condivisa. Questo nei viaggi in moto è molto spesso la regola. Quindi il mondo biker è un mondo sociale, socializzante e che apre il cuore. Il mondo biker è un mondo molto vasto, molto diversificato e articolato. Lo specifico di chi usa la moto per fare viaggi, grandi viaggi, il grande viaggio può essere anche dietro casa, però è una questione di atteggiamento mentale. Questa nicchia qui è una nicchia di persone meravigliose. Grazie Andrea, sei stato preziosissimo. Grazie a voi, buona giornata e buona strada. Donne e motori, gioia e dolore. E anche qui al Motorbike Expo le belle donne non mancano. A voi una bellissima carrellata. Rispetto all'EICMA, qui al Motorbike Expo c'è molta più possibilità di comprare qualcosa. Infatti l'area merchandising è molto varia, molto ricca e quindi chiunque può avere la possibilità di trovare quello che cerca. Che la Goldwing fosse una moto che si presta benissimo alla customizzazione lo sapevamo già, ma vedere una Goldwing sidecar customizzata in questa maniera non l'avevo mai vista, veramente ricca e unica nel suo genere, dove anche Elvis Presley messo lì a testimoniare che la Goldwing è veramente una grande moto, una moto da rock and roll. E abbiamo concluso questa giornata qui al Motorbike Expo. Diciamo che è stata una giornata molto divertente, abbiamo visto delle cose molto particolari, così come avete visto anche voi, anche se devo dire che rispetto agli altri anni un po' di customizzazione l'ha persa, non è come gli anni precedenti dove c'era tanta customizzazione. Oggi l'ho visto come una grande fiera dove da padroni la faceva il merchandising. Comunque ne valsa anche in questo caso, ne valsa la pena. Bene ragazzi, allora io concludo la giornata, vi saluto,
Se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo con i vostri amici. E come disse il buon Nico Cereghini, casco in testa e ben allacciato, luci accese anche di giorno e prudenza sempre. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.